Allora amiche, lo sappiamo, MAC è un marchio prestigioso, un marchio professionale che ci ha abituate negli anni ad un livello veramente molto alto delle formule e dei prodotti, e quindi vi ho già svelato che io lo apprezzo e mi piace molto. Ma prima di parlarvi dei prodottini contenuti in questa trousse, alcuni dei quali ho già ricomprato nel tempo, voglio dirvi qualcosa sull'esperienza di acquisto, perché per me è molto molto importante. Quando vado in un loro store, in un loro negozio, l'esperienza che vivo è sempre molto piacevole. C'è sempre del personale gentile a disposizione, normalmente l'atmosfera è rilassata, il negozio non l'ho mai trovato troppo affollato, hai tutto il tempo per provare i prodotti. Se ti interessa qualcosa, puoi serenamente chiedere un campioncino, due campioncini. Ad esempio, io prima di acquistare un fondotinta mi faccio sempre lasciare 2 o 3 shade per andare a casa, provare e capire qual è quella che si avvicina di più al mio incarnato. Insomma, dal punto di vista del servizio è un ottimo brand, ha dei bellissimi store dove veramente hai la possibilità di passare del tempo piacevole. Devo dire, purtroppo, a differenza di altri store, anche molto importanti e molto riforniti, dove ormai, secondo me, mettere piede è diventato un incubo, sono sempre affollati, pienissimi di gente, strapieni di personale di sicurezza, perché evidentemente subiscono molti furti, e rischi anche di comprare frettolosamente, di spendere anche cifre importanti, ma senza aver avuto quel serenità, quel clima di un acquisto, lasciatemi passare il termine, di lusso, di quando si acquistano dei brand importanti. Quindi dal punto di vista del servizio, MAC è sicuramente promossa. Adesso partiamo a bomba col vedere i prodotti, e io amiche, come al solito, ho il mio taccuino perché mi sono segnata un po' di prezzi, ve li voglio dire perché stiamo parlando comunque di un brand costoso, e quindi è giusto anche darvi dei riferimenti abbastanza precisi sul prezzo dei prodotti che vi presento. Per prima cosa voglio parlarvi dei 2 prodotti che sto amando di più di MAC in questo periodo, che ho già ricomprato per la seconda volta, e sono il fondotinta e il correttore della linea Studio Radiance. Eccolo, questo è il fondotinta e questo è il suo correttore. Ne hanno parlato tantissime content creator del mondo beauty, e non posso che confermare che questi 2 prodotti su pelle matura, in particolare per pelle matura, sono davvero dei prodotti eccellenti. Hanno un price point importante perché per il fondotinta stiamo parlando di più o meno una cinquantina di euro, 52 euro a confezione, e mi sembra sui 35 il correttore. Però si tratta di 2 prodotti formulati principalmente con ingredienti di skincare, e devo dire si vede, perché sono veramente confortevoli, veramente elastici. Devo dire, in particolare il fondotinta, amiche, ve lo voglio far vedere, è un bellissimo prodotto che si stende benissimo, ha una coprenza che dire media, non pienissima, è costruibile. Devo dire che io amo, ecco, guardate, lo sto stendendo, si fonde poi meravigliosamente con la pelle, e si chiama Studio Radiance perché spero riusciate a vederlo, è veramente radioso, dona una bellissima luminosità alla pelle, ha quel finish di cui io vi parlo in tutti i video. c'è un finish satinato, morbido, vellutato e luminoso, che soprattutto su pelle matura
regala un bellissimo effetto levigante, rimpolpante e ringiovanente. Quindi amiche, se avete la possibilità di provare questo fondotinta, ve lo consiglio sinceramente. Quindi se volete farvi un regalo, se avete voglia o occasione di spendere, investire un po' di più nel fondotinta, questo è davvero un ottimo prodotto. Lo stesso dicasi per il correttore, che adesso, eccolo, non lo vedevo già più, che ha chiaramente una consistenza più densa perché deve fare il suo lavoro, ma comunque anche in questo caso ha un finish luminoso, lo vedete, proprio radioso, si stende benissimo, copre, è abbastanza coprente, non è proprio un full coverage, non è il correttore più coprente che abbia mai visto, ma devo dire che fa bene il suo lavoro e non si secca e non segna le rughette, che lo sappiamo per un perioculare maturo è un po' la problematica numero uno. Quindi promossi, amiche, questi due prodottini qui. Amiche, se il video vi sta piacendo, mi raccomando, lasciate un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Aiutatemi, vi prego, a far crescere Overglow, così potremo sempre condividere più esperienze, più consigli, più contenuti. Andiamo avanti con altri prodotti. Ho comprato questo loro blush, che è una formula in crema, ma la particolarità, oltre a esserci in tantissime colorazioni, ma come sapete a me piace il rosa sparato, una colorazione abbastanza fredda, tendente al freddo, però ci sono tutte le colorazioni, che ha veramente questa consistenza, amiche, vellutata, e anche in questo caso un finish, lo vedete, luminoso, si stende benissimo. Adesso io lo vado a mettere chiaramente sopra gli altri prodotti. È costruibile, nel senso che lo potete sicuramente stratificare, ma quando viene poi amalgamato, steso sulla pelle, ha proprio questo effetto di fondersi e di essere luminoso. Quindi è un ottimo prodotto, che dire, l'ho comprato volentieri per il prezzo che ha, che adesso vi comunico. Dunque si chiama, se ricordo bene, Glow Play Cushion Blush, quindi già la parola glow vi dice che è luminoso, ma ha un prezzo che si aggira intorno ai 40 euro. Ecco, è un ottimo prodotto, è bellissimo, ma devo dire che nel reparto blush ci sono tante belle alternative a prezzi decisamente più bassi. Quindi prima di investire nuovamente 40 euro in un blush ci penserei due volte, a differenza del fondotinta e del correttore, che secondo me valgono davvero la pena. Andiamo oltre e vi faccio vedere cos'altro ho. Ho questo prodotto che è una sorta di penna che si chiama Prep and Prime, vedete, ha un pennellino in realtà, si gira qua e viene caricato il prodotto. Provo a farvelo vedere, ok, e in realtà sembra un correttore, loro lo vendono come highlighter, scusate, ha una formulazione molto leggera, molto cremosa. Io l'ho preso in questo colorino un po' aranciato perché la mia idea, devo dire, era di trattare un pochino, illuminare un pochino le occhiaie, che come sapete sono la mia croce, prima di passare al correttore vero e proprio. È sicuramente un buon prodotto come packaging, come funzionalità della soluzione, molto pratica devo dirlo, come qualità della formula, non gli manca assolutamente niente, però per il prezzo che ha, anche in questo caso non credo che lo ricomprerò. Adesso se riesco a trovarlo, Prep and Prime 36 euro, amiche. Ecco, per 36 euro devo dire che non fa
il miracolo che, diciamo, giustifica una spesa del genere. Ci sono altre cose molto più economiche che possono dare un po' questo stesso risultato. Dove invece vi consiglio di investire i vostri soldini, perché si tratta di prodotti veramente meravigliosi che hanno fatto un po' la storia del make-up a mio avviso, è nei rossetti. Io ne ho due qua, li riconoscete probabilmente, i classici rossetti neri di MAC. Sono formule meravigliose, io ne ho due non perché siano le uniche colorazioni che mi piacciono, ma perché ho trovato proprio due staple, due punti fissi della mia trousse, e ve li faccio vedere. Ecco amiche, questo è il Russian Red, un rosso meraviglioso a base fredda, ideale per il mio incarnato. Sì amiche, io ho scelto questi due rossetti di MAC subito dopo aver fatto la mia consulenza di armocromia, nella quale ho scoperto, e stiamo parlando già di diversi anni fa, non solo di avere un sottotono freddo, cosa che avevo in qualche modo intuito, ma anche che la mia stagione armocromatica è l'inverno profondo soft. E a corredo di questa consulenza mi sono stati anche consigliati dei prodotti di make-up, e devo dire amiche che ho trovato un grande beneficio, perché io ho sempre amato i rossi, non è mai mancato un rossetto rosso e più di uno nella mia trousse, ma effettivamente anche io notavo che i rossi con base calda, un po' tendenti agli aranciati, un po' tendenti al mattone, non mi stavano poi così bene. Da quando mi sono buttata su dei rossi a base fredda, e questo è in assoluto il più bello che ho trovato fino ad oggi, devo dire che ho svoltato. Quindi il Russian Red resta diciamo nella mia trousse fisso, quando lo termino lo ricompro, punto, e non ho dubbi in merito. L'altro rossetto che valorizza i miei colori e fa parte della mia palette è questo, che si chiama Captive, che invece, ve lo faccio vedere, tende più sul violaceo, sui berry, che sono l'altra famiglia di colori più adatte al mio incarnato. Ed è vero amiche, questo somiglia molto molto in armonia per esempio anche con la matita numero 46 di Astra, di cui vi parlo sempre. Ecco, io potrei andare avanti nel make up solo con questi due rossetti. Ovviamente non lo faccio perché amo cambiare come tutte voi, amo provare, però ecco, quando voi avete due colorazioni di cui siete certe, con due rossetti meravigliosi come questi, uno opaco, vedete che il rosso è un rosso opaco, mentre questo è satinato, voi avete già una trousse dal punto di vista del trucco labbra a mio avviso completa. Cosa posso dire di questi rossetti? Andate sul sicuro, la formula è morbida, si stende bene, si fissa, non sbava, dura. Ragazze, ecco, volete farvi un regalino? Tra l'altro il bello di questi rossetti è che ci sono anche le mini taglie, quindi se volete provare senza investire un patrimonio, vi prendete la mini taglia che comunque vi dura, e vedete se fa al caso vostro. Allora, mi sembra che il prezzo del rossetto in taglia normale, così come ve l'ho mostrata, sia intorno ai 25-27 euro. Vediamo un po'. 27 euro. Quindi mi sembra sui 13-14 euro la mini taglia. Ci possiamo fare un pensierino. Voglio passare al trucco occhi. Allora, cosa ho scelto io di MAC? Io ho deciso di non comprare una palette con dei colori già inseriti dentro, ma sempre diciamo, sull'onda della seduta armocromatica che avevo fatto, ho scelto di comprare
lei. Si tratta di una palette che viene venduta vuota, nel senso che voi comprate la parte interna della palette, questa che è un contenitore in cui si infilano le cialdine vuoto, e comprate anche separatamente la parte esterna che la contiene con il coperchio. A questo punto voi avete una palette e potete scegliere se a 4, a 6 o anche a più postazioni, diciamo, per infilare gli ombretti. Io ho scelto da 6, che per me, vedete, è compatta, è comoda, si porta facilmente in giro, e con 6 cialde fai 2 trucchi completamente diversi, perché prendi 3 colorazioni che si abbinano tra loro per fare un trucco, come in questo caso sul rosa viola, e magari 3 colorazioni che si abbinano tra loro per fare un trucco sui marroni. Separatamente compri, appunto, scegli le cialdine e questa te la componi come vuoi. Allora amiche, vi voglio subito specificare che qui c'è un mezzo falso, nel senso che soltanto 1, 2 e 3 di questi colori nella palette sono degli ombretti MAC. Io poi a casa avevo questi altri 3, queste 3 cialdine, che in realtà sono di Makeup Revolution. La misura era perfetta e io le ho messe dentro perché così ho una palettina completa che mi posso portare in giro. Quindi adesso vi parlo solo delle prime 3. Sono degli ombretti bellissimi, vi faccio vedere proprio la formula, il pigmento, guardate che meraviglia, guardate che belli, si sfumano benissimo, sono davvero un bel prodotto. Però ragazze, sono cari, cari, e vi dico subito quanto. Allora, solo comprare la palettina vuota, è vero che la comprate una volta e poi ciao, però solo comprare la palettina vuota da 6 vi costa 5 euro per la parte interna e 12 euro per la parte esterna, quindi avete già speso i vostri 17 euro e non vi siete portati a casa neanche un ombretto. Poi ho controllato un po' le cialde, il prezzo delle cialde sul sito, e ho visto 18 euro a cialda. 18 euro a cialda vuol dire che cioè, siamo quasi a 60 euro per avere un trio. Se poi ci rimettiamo gli altri 17 per diciamo avere il posto dove metterle, è un investimento. Con quella cifra, amiche, come dire, ci comprate già una palette, una signora palette. Però è vero che in questo caso comprate l'idea. A me era piaciuta l'idea, cioè io compro il packaging e ci metto veramente dentro quello che voglio io, quindi non c'è neanche, non ci sarà mai un colore qua dentro che io non sfrutto, che non mi piace, e questo capita un po' in tutte le palette già composte, amiche. Nessuna di noi usa tutte le colorazioni nello stesso modo. Tipicamente il colore chiaro è quello che sparisce per primo, e tu magari ti trovi una palette che sarebbe tanto carina da portarti in giro, ma poi devi portare l'aggiuntina, magari l'ombretto mono, perché hai terminato un determinato colore. Quindi fateci un pensierino. Se usate pochi colori, non vi piace cambiare, sapete esattamente cos'è che fa al caso vostro, e anche nel tempo, perché vi ripeto, io quando l'ho comprata ho preso 3 cialde, non l'ho riempita tutta, l'ho avuta mezza vuota per un bel periodo. Poi ho trovato queste altre 3 cialdine e ce le ho infilate dentro. Però ecco, comprate la taglia che pensate sia più adatta a voi, ma non dovete riempirla tutta subito, quindi è una cosa che potete fare anche col tempo. Vale la spesa? Ve l'ho detto, con questa cifra fate tante cose, quindi valutate a seconda delle vostre esigenze. Vi faccio vedere un altro prodottino molto famoso, che è il pottino con il correttore. C'è ovviamente in molte shade, è un correttore con SPF 30 o 35.
Questo è molto scuro, lo avevo comprato per fare delle correzioni. Vedete che è una crema che si stende molto bene e potete andarla ad applicare dove serve per coprire eventuali discromie, eventuali difettucci. Ovviamente io non la consiglierei per un contorno occhi maturo, ma appunto per altre parti del viso. È sicuramente un ottimo prodotto, però qua credo che siamo tra i 35 euro circa. Aspettate che controllo. Vediamo un po'. Allora, si chiama intanto Studio Finish Concealer, no, costa 25 euro. Per 25 euro, amiche, io non la ricomprerei. Ci sono tante alternative decisamente più low cost, a meno che non abbiate proprio una problematica specifica grande da correggere, e magari andate lì e per consistenza, per colorazione vi annulla quella discromia. Ecco, potete trovare da spendere molto meno sul mercato. L'altro prodottino che vi voglio far vedere, che io ho in una mini taglia perché era incluso in qualche altro prodotto che ho comprato, si chiama Hyperreal Fresh Canvas Cream to Foam Cleanser, cioè è un detergente veramente bello e confortevole che contatto con l'acqua sembra una crema, poi a contatto con l'acqua fa un po' di schiumetta e deterge veramente molto bene, e lo uso con piacere. L'idea è di pulire, idratare, preparare il viso alla ricezione poi delle creme e del make-up. È un ottimo prodotto, ma devo dire che non fa miracoli, non fa niente di diverso di altri detergenti che uso. Mi torna bene perché è una mini taglia e quindi quando vado in viaggio me la porto volentieri, ma se dovessi ricomprarla a prezzo intero, che adesso vi dico subito, non trovo il prezzo, comunque mia opinione, siamo comunque sopra i 20 euro, per cui per quella cifra ci sono altri detergenti magari specifici per la vostra tipologia di pelle, che ha la pelle atopica, che ha la pelle sensibile, che ha la pelle reattiva, che ha la pelle grassa, che ha la pelle secca, e per quella cifra io non andrei da MAC a comprare il detergente, ma lo comprerei da un'altra parte. Vi faccio ancora vedere questo pennellino molto carino che ha una spugnetta. Ne ho 3 con forme qua sopra leggermente diverse che mi hanno regalato quando ho comprato il correttore. Ok, devo dire che è molto comoda. Io non lo uso tanto per dare il correttore, dico la verità, ma la uso per fare la skincare quando devo dare dei sieri mirati, quindi ad esempio un siero antimacchie che lo devo dare solo sopra la macchiolina. Ecco, io lo uso per la skincare e spingo dentro i prodotti. Però diciamo anche questo mi ha fatto piacere, è stato un bel regalino che mi hanno fatto in store. Allora amiche, direi che siamo giunte alla fine, facendo un recappone generale. Per la mia esperienza sono imperdibili in questo momento da MAC il fondotinta e il correttore della serie Studio Radiance e i loro rossetti classici. Se avete disponibilità di spendere anche qualche soldino per delle bellissime polveri, per una palette totalmente personalizzata sui vostri gusti, sui vostri colori e sulle vostre esigenze, anche quella potrebbe essere un valido investimento. Sul resto, secondo me, c'è tanto anche nel mercato medium e low cost. Vi saluto, vi abbraccio, spero che il video vi sia stato utile. Alla prossima, ciao!